Ciao a tutti e benvenuti nel canale Mitologie e Leggende. Oggi vi racconterò un'altra storia d'amore. Le storie d'amore sono tantissime nelle mitologie di tutte le civiltà e spesso sono fonti di insegnamento. Vi parlerò della storia di Eco e Narciso. Narciso, il cui nome in greco significa torpore, era un bellissimo ragazzo, figlio della ninfa Liriope, che era stata sedotta dal dio del fiume Cefiso un giorno che aveva fatto il bagno nelle sue acque. Alla nascita, la madre consultò l'indovino Tiresia e questa fu la prima cosa che gli fu richiesto di vaticinare, per sapere il futuro del figlio, e l'indovino le rispose che egli sarebbe vissuto fino a tarda età, ma solo nel caso in cui non avesse mai conosciuto se stesso. Il giovane cresceva sempre più bello ed aveva fatto innamorare di sé già parecchie fanciulle, ma geloso della propria avvenenza aveva sempre respinto tutte, preferendo passare i giorni in solitudine, cacciando e aggirandosi per i boschi. Di lui si innamorò la ninfa Eco, un giorno che lo vide mentre era a caccia di cervi in una foresta. Eco era stata un tempo una ninfa che sapeva molto ben parlare e intrattenere le persone, tanto che Zeus se ne era servito per distrarre la gelosa moglie Era, mentre era impegnato ad amoreggiare con le ninfe delle montagne. Infatti Eco aveva intrattenuto Era coi suoi bei discorsi, dando così la possibilità alle ninfe di mettersi in salvo. Ma la dea si accorse dell'inganno e, infuriata, punì severamente Eco. La condannò a non poter parlare mai per prima e a ripetere soltanto l'ultima parte di quello che dicevano gli altri. Dal momento che vide quel bel giovane, Eco non poté fare a meno di seguirlo, desiderosa di parlargli, ma impossibilitata a farlo per prima. Un giorno il ragazzo si accorse di essersi allontanato parecchio dal gruppo degli altri cacciatori e chiese ad alta voce se ci fosse qualcuno. E sentito ripetere le sue parole, si sorprese, poiché non vedeva nessuno, finché Eco non balzò fuori dai cespugli dietro i quali si nascondeva, tentando di abbracciarlo. Egli però si scostò prontamente, respingendola in modo alquanto brusco e allontanandosi, tanto che la povera Eco, rimasta sola e delusa, cominciò a piangere e lamentarsi. La leggenda dice che continuando a struggersi d'amore, vagando afflitta per boschi e valli, di lei rimase solo la voce e una rupe in cui si tramutò. Perciò quando si fa risuonare la voce nelle valli, si sente l'eco che risponde. È la sfortunata Eco che continua a ripetere le ultime parole che ode. Ma Narciso fu punito dagli dei per il proprio egoismo. Un giorno aveva mandato una spada ad un suo spasimante, Aminio, che si uccise proprio davanti alla casa di Narciso e fu trasformato nel fiume omonimo. Ma prima di morire, invocò gli dei affinché vendicassero la sua morte. La dea Artemide, o secondo altri Nemesi, la vendetta, udì le sue invocazioni e intervenne, facendo sì che Narciso provasse una grande passione che non poteva però essere soddisfatta. Infatti un giorno, cacciando, giunse in una radura dove si trovava una sorgente di acqua limpida, che formava una pozza d'acqua chiara e immobile. Chinatosi per dissetarsi, vide riflessa nell'acqua la propria immagine e subito se ne innamorò. Tentò di abbracciare chi vedeva davanti a lui, ma invano. Capì, dopo vari tentativi, che quell'immagine era la sua, e struggendosi d'amore e di tormento, poiché non poteva soddisfare la sua passione, rimase lì, presso la fonte, a fissare l'acqua, finché non potendo più sopportare quel supplizio, si uccise anch'egli con la spada, o si lasciò morire secondo un'altra versione.
La ninfa Eco, pur risentita ancora dal comportamento passato dell'amato, ne provò compassione e ripeté le sue ultime parole di saluto all'immagine riflessa. Dal sangue dello sventurato nacquero ai bordi della sorgente dei meravigliosi fiori bianchi, dalla corolla rossa o gialla, che si specchiano nelle acque piegando lo stelo delicato. Si compiva così la predizione di Tiresia. Nel momento in cui si era conosciuto, Narciso aveva perso se stesso. Cosa ci insegna quindi la disfatta di Narciso? La vanità, che impedisce di accorgersi dell'amore che c'è intorno, capace di annientare se stessi e chi ci ama, e la tenerezza di Eco, che nonostante tutto quell'amore non lo perde e consacra le sue ultime parole nel ripetere quelle di lui per l'eternità. Anche questa storia finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del mito di Narciso e della vanità. Se il video vi è piaciuto mettete un like per supportarmi, condividetelo e iscrivetevi al canale. Io come di consueto vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima storia.